Siamo su un torrente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone Campigna, dove il progetto Life with Fly Amphibia ha portato avanti un'azione di traslocazione e reintroduzione della salamandrina di Savi. Questa specie all'interno dell'area di studio ha una distribuzione molto sbilanciata, nel senso che la troviamo con popolazioni ricche ed abbondanti sul versante adriatico, mentre è praticamente scomparsa nel versante tirrenico, dove restano semplicemente solo 2 popolazioni ormai. I fattori che hanno portato alla riduzione della specie sul versante tirrenico sono principalmente da imputare all'introduzione di specie di salmonidi, in particolare le trote. L'introduzione da parte dell'uomo di trote in tratti di torrente dove la trota naturalmente non potrebbe arrivare ha portato alla predazione da parte di questo pesce della salamandrina di Savi, sia di adulti che di piccole larve, che hanno subito un drastico calo appunto. Il progetto ha deciso pertanto di intervenire traslocando appunto uova dalle popolazioni più ricche del versante adriatico ai tratti di torrente oggi idonei sul versante tirrenico. La buona pratica ha previsto innanzitutto l'individuazione dei siti più ricchi e più abbondanti in ovature del versante adriatico. All'interno di questi siti sono state fatte delle analisi per verificare l'assenza di patogeni e dopodiché si è provveduto con il prelievo di una parte limitata delle uova deposte nel periodo riproduttivo. Queste uova in giornata sono state traslocate, quindi portate fisicamente in tratti appunto idonei del versante tirrenico, come questo torrente qui ad esempio. Le criticità principali che si possono riscontrare in questo tipo di azione sono da imputare fondamentalmente alla scelta sbagliata del momento della traslocazione. In questo territorio i periodi di aprile-maggio possono vedere, soprattutto vedono negli ultimi anni, a causa probabilmente anche del cambiamento climatico in atto, che è un altro fattore di minaccia, abbondanti piogge improvvise, le cosiddette bombe d'acqua, che portano a piene improvvise che possono evidentemente portare a valle e distruggere le ovature. In una situazione ottimale dove la popolazione sta bene, la salamandrina depone per un periodo piuttosto lungo proprio anche per evitare questo tipo di inconvenienti. È chiaro che quando noi andiamo a fare una traslocazione puntuale e singola dobbiamo prestare molta attenzione che nel periodo successivo alla reintroduzione, alla traslocazione, non vi siano bombe d'acqua fondamentalmente o eventi piovosi molto intensi. Altra accortezza che bisogna sempre tenere in considerazione sono la possibile presenza appunto di patogeni, quindi analisi dai siti di prelievo e nei siti di introduzione sono sicuramente da effettuare. Questo a prescindere dal fatto che vi sia o meno la specie, perché è chiaro che torrenti come questi sono comunque vocati ad altre specie di anfibi che possono comunque appunto essere portatori di patogeni che possono danneggiare la nostra specie. L'azione è facilmente replicabile anche in altri contesti, al di fuori di quello dell'area di studio del progetto Life with Fly Amphibia. Ovviamente vi è la necessità che vi sia una popolazione sorgente, abbondante e sana dalla quale poter prelevare le uova, e è abbastanza semplice come dicevo, ma bisogna naturalmente stare attenti a tutti i piccoli particolari che abbiamo visto sinora. Da aggiungere magari si può tenere sempre in considerazione di far trascorrere il minor tempo possibile dal momento del prelievo al momento del rilascio e che questo avvenga nelle condizioni più stabili possibili anche senza stressare con temperature troppo elevate le uova.